Benvenuti. In questa lezione parleremo di logaritmi. Risolveremo insieme un'equazione logaritmica caratterizzata dalla presenza dell'incognita alla base di un'espressione logaritmica. Consideriamo l'equazione logaritmo in base x meno 2 di 9 uguale a 2. Osserviamo subito che l'incognita in tale equazione è presente alla base del logaritmo al primo membro. Iniziamo con il verificare quando l'equazione data ha significato. Come è noto, un'espressione logaritmica ha significato per valori positivi dell'argomento e nel caso specifico, essendo l'argomento del logaritmo presente uguale a 9, sicuramente tale condizione è soddisfatta. Per quanto riguarda la base, ricordiamo che l'espressione logaritmo in base a di un numero b assume significato se la base A assume un valore compreso tra 0 e 1 oppure se la base A assume un valore superiore a 1. In sintesi, la base deve essere positiva e diversa da 1. Per quanto detto, al fine di assicurare l'esistenza dell'espressione logaritmica presente nell'equazione, è necessario imporre che la base x-2 sia compresa tra 0 e 1 oppure sia maggiore di 1. La condizione x-2 compreso tra 0 e 1 va descritta in forma di sistema come segue: x-2 maggiore di 0, x-2 minore di 1. Si procede a risolvere il sistema sommando ad entrambi i membri di ciascuna disequazione 2. Si ottiene per la prima disequazione x meno 2 più 2 maggiore di 0 più 2, mentre per la seconda si ha x meno 2 più 2 minore di 1 più 2. Si procede a semplificare i termini opposti al primo membro di ciascuna delle due disequazioni e si ottiene x maggiore di 2 per la prima disequazione, x minore di 3 per la seconda disequazione. Rappresentando i due intervalli in un grafico risulta quanto segue. La prima disequazione è verificata dai valori di x superiori a 2, quindi rappresentiamo con linea continua da 2 in poi. La seconda disequazione invece è verificata da valori di x inferiori a 3, quindi rappresentiamo con linea continua i valori fino a 3. Si osserva facilmente che le due disequazioni sono verificate contemporaneamente per valori di x compresi tra 2 e 3. Come detto, la base del logaritmo può anche essere maggiore di 1. Imponiamo tale condizione. Risulta x meno 2 maggiore di 1. Sommando 2 membro a membro si ha x meno 2 più 2 maggiore di 1 più 2, da cui si ottiene, semplificando i termini opposti al primo membro, che x è maggiore di 3. Poiché la base del logaritmo può essere compresa tra 0 e 1 oppure maggiore di 1, il campo di esistenza dell'equazione in esame sarà dato dall'unione degli intervalli determinati imponendo separatamente le due condizioni. Dunque avremo che l'equazione ha significato per x compreso tra 2 e 3 unito con x maggiore di 3.
Ricordiamo che per definizione il logaritmo in base a di un numero b assume il valore x tale che elevando la base del logaritmo a tale valore si ottiene proprio l'argomento b del logaritmo. Applichiamo tale definizione per risolvere l'equazione data. Si ha che la base x-2 elevata al valore 2 del logaritmo deve essere uguale all'argomento 9. Risolvendo questa equazione di secondo grado si determineranno le soluzioni dell'equazione logaritmica. Procediamo con lo sviluppo del quadrato del binomio al primo membro, che è dato da quadrato del primo termine, ovvero x alla seconda, più il quadrato del secondo termine, ovvero 4, meno 2 volte il prodotto del primo per il secondo termine, ovvero meno 4x, il tutto uguale a 9. Sottraiamo membro a membro 9, ottenendo x alla seconda più 4 meno 4x meno 9 uguale 9 meno 9. Semplifichiamo i due termini opposti al secondo membro per giungere a x alla seconda più 4 meno 4x meno 9 uguale a 0. A questo punto sommiamo i termini simili al primo membro, ovvero nel caso specifico i soli termini noti più 4 e meno 9, ordiniamo per potenze decrescenti di x e otteniamo l'equazione x alla seconda meno 4x meno 5 uguale a 0. Risolviamo questa equazione applicando la formula risolutiva dell'equazione di secondo grado, quindi x uguale meno b più o meno radice quadrata di b alla seconda meno 4ac, il tutto fratto 2a. I coefficienti a, b e c valgono rispettivamente a uguale a 1, b uguale meno 4, c uguale meno 5. Sostituiamo ad A, B e C i rispettivi valori numerici e procediamo con i calcoli. Si ottiene x uguale meno b, ovvero più 4, più o meno radice quadrata di b alla seconda, ovvero meno 4 alla seconda, meno 4ac, ovvero meno 4 per 1 per meno 5. Il tutto fratto il doppio di a che vale 2. Proseguendo si ha più 4 più o meno radice di 16 corrispondente a meno 4 alla seconda più 20 corrispondente al prodotto meno 4 per 1 per meno 5. Il tutto fratto 2. Ancora si ottiene più 4 più o meno radice di 36 fratto 2 e, considerato che radice di 36 vale 6, si ha infine più 4 più o meno 6 fratto 2. A questo punto, scegliendo il segno meno al numeratore, si ha la prima soluzione data da 4 meno 6 fratto 2, ovvero meno 2 fratto 2, uguale a meno 1 semplificando 2 al numeratore dal denominatore. Scegliendo il segno più si ha invece la seconda soluzione. Risulta più 4 più 6 fratto 2 uguale a 10 mezzi che semplificato per 2 restituisce 5. Osserviamo che la soluzione x uguale meno 1 non è accettabile in quanto non appartiene al campo di esistenza dell'equazione precedentemente determinato. Infatti, meno 1 non è né compreso tra 2 e 3 né maggiore di 3.
Invece, la seconda soluzione x uguale 5 è accettabile in quanto 5 appartiene al campo di esistenza dell'equazione, essendo un valore superiore a 3. La lezione è terminata. Spero sia stata di gradimento. Per restare aggiornati sui contenuti da me pubblicati, potete iscrivervi al mio canale YouTube oppure seguirmi sui social network Facebook, TikTok e Instagram. Grazie per l'attenzione e alla prossima.